Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video pieno di gossip, notizie e chicche dal mondo dello spettacolo turco che, lo sapete, è la mia passione e spero anche un po' la vostra. Oggi ci concentreremo su una delle attrici più amate e seguite, Neslihan Atagul, e analizzeremo alcune voci che la riguardano, le famose borse di studio che porta avanti, un'ipotetica svolta nella sua vita e, soprattutto, faremo chiarezza su quel chiacchiericcio incessante riguardo una presunta pace con Burak Özçivit. Insomma, preparatevi perché ce ne saranno delle belle. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivare la campanella per non perdervi nessun video e lasciare un bel like se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti. Bene, bando alle ciance e iniziamo subito. Partiamo dalle borse di studio. Neslihan, oltre ad essere una bravissima attrice, è anche una persona con un grande cuore. Da anni si impegna in diverse iniziative di beneficenza e, tra queste, spicca il suo sostegno all'istruzione attraverso borse di studio. Non se ne parla tantissimo, perché lei è molto discreta e non ama sbandierare le sue azioni, ma è risaputo che aiuta economicamente studenti meritevoli, offrendo loro la possibilità di studiare e realizzare i propri sogni. Questo è un aspetto del suo carattere che ammiro particolarmente, perché dimostra una sensibilità e un'empatia rare. Non si limita solo al successo professionale, ma si impegna attivamente per fare la differenza nella vita degli altri. E questo, diciamocelo, è un esempio da seguire. Certe volte, nel mondo dello spettacolo, si parla troppo di apparenza e poco di sostanza, ma Neslihan è la prova che si può essere famosi e, allo stesso tempo, rimanere con i piedi per terra e usare la propria influenza per fare del bene. Non ho informazioni specifiche sul numero esatto di borse di studio o sugli istituti coinvolti, proprio per la sua riservatezza, ma è un'attività costante e importante nella sua vita. Passiamo ora a quella che definirei una svolta. Negli ultimi tempi si è parlato molto di un possibile cambiamento di direzione nella carriera di Neslihan. Dopo il successo clamoroso di serie come Kara Sevda e Sefirin KZ, molti si chiedono quale sarà il suo prossimo progetto. Ci sono state voci di un suo interesse per il teatro, un'esperienza che le permetterebbe di mettersi alla prova in un contesto diverso e di affinare ulteriormente le sue doti attoriali. Il teatro è una scuola incredibile, richiede una disciplina e una preparazione intense, e sarebbe una sfida stimolante per lei. Altre indiscrezioni, invece, la vedrebbero coinvolta in un film drammatico, un ruolo intenso e complesso che metterebbe in risalto la sua capacità di interpretare emozioni profonde. Personalmente, sarei curiosissima di vederla in un ruolo del genere, perché credo che abbia un talento naturale per comunicare sentimenti complessi e sfumature emotive. Certo, sono solo voci. Ma è innegabile che Neslihan sia una delle attrici più richieste e che abbia la possibilità di scegliere progetti che la stimolino e la portino a crescere professionalmente. Qualunque sia la sua decisione, sono certa che sarà una scelta ponderata e che ci regalerà grandi emozioni. Lei ha una capacità innata di entrare nel personaggio e di trasmettere al pubblico le sue emozioni, e questo è un dono raro. La sua espressività è unica e la sua presenza scenica è magnetica. Quindi, non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la sua prossima avventura. Io, nel frattempo, tengo le orecchie ben aperte e vi terrò aggiornati su tutte le novità. E arriviamo, finalmente, al punto cruciale del video, la presunta pace con Burak Özçivit. Questo è un argomento che ha fatto il giro del web e delle riviste di gossip, e che ha scatenato un vero e proprio dibattito tra i fan. Cerchiamo di fare chiarezza, una volta per tutte, analizzando i fatti e separando le voci di corridoio dalla realtà. Innanzitutto, è importante ricordare che Neslihan Atagul e Burak Özçivit hanno lavorato insieme nella serie di successo Kara Sevda. Durante le riprese, si sono create delle tensioni sul set, dovute, a quanto pare, a divergenze di opinioni e a qualche incomprensione. Questi screzi sono stati amplificati dai media, che hanno parlato di una vera e propria faida tra i due attori. La situazione è diventata ancora più complicata quando, sui social media, sono iniziati a circolare commenti e accuse reciproche tra i fan di Neslihan e quelli di Burak. Insomma, un vero e proprio caos mediatico. Ora, la domanda che tutti si pongono è: c'è stata una pace tra i due? La risposta, purtroppo, non è così semplice.
Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Neslihan o di Burak che confermino una riappacificazione. Tuttavia, negli ultimi mesi, si sono registrati alcuni segnali che potrebbero far pensare a un disgelo nei rapporti. Ad esempio, durante un evento pubblico, i due attori si sono incrociati e si sono salutati cordialmente. Un gesto semplice, certo, ma che ha fatto sperare molti fan. Inoltre, alcune fonti vicine agli attori hanno rivelato che, dietro le quinte, ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento, magari attraverso amici comuni o collaboratori del settore. Quindi, cosa possiamo concludere? Probabilmente, la situazione è più complessa di quanto appaia. No se puede hablar de una verdadera y propia amistad ritrovata, però sembra che las tensiones se hayan allentate y che los dos attori hayan raggiunto una suerte de tregua. Dopotutto, son professionales y saben che, in un ambiente laboral como quello dello spettacolo, es importante mantener rapporti civili e in collaborativi. Personalmente, spero che un día puedan chiarirsi completamente y magari también tornare a lavorare insieme. Sarebbe un regalo per tutti i fan di Cara Save da Y, una ocasión para demostrar que, anche después de un periodo de incomprensiones, se puede ritrovare un terreno comune. Ma, al momento, esta es solo una speranza. La verdad es que solo Neslihan y Burak saben realmente cosa è successo tra loro y quales son sus sentimientos. Noi possiamo solo osservare da lontano y sperare nel meglio. Insomma, hemos analizzato las borse di studio di Neslihan, ipotizzato una svolta nella sua carriera e cercato di fare chiarezza sobre la presunta pace con Burak. Un video ricco di informazioni di spunti di riflessione. Spero che vi sia piaciuto. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato le informazioni utili e interessanti. Come sempre, cerco di portarvi notizie fresche e aggiornamenti sul mondo dello spettacolo turco, cercando di essere il più obiettiva e imparziale possibile. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e i vostri commenti. E a proposito di commenti, mi raccomando, lasciatemi qui sotto le vostre opinioni su tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Cosa ne pensate delle borse di studio di Neslihan? Siete curiosi di scoprire il suo prossimo progetto? E credete che ci sia davvero stata una pace con Burak Özçivit? Fatemi sapere cosa ne pensate, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici appassionati di soap opera turche e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun video futuro. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco ampliando las noticias asterisco asterisco. Ok, vamos a sumergirnos más profundamente en estas noticias jugosas sobre Neslihan Atagul. Primero, hablemos de esas borse de estudio. Como mencioné antes, Neslihan es súper discreta sobre esto. No es del tipo de persona que necesita un gran anuncio o una alfombra roja para hacer el bien. Pero las fuentes cercanas a ella me han contado que su compromiso con la educación es algo que le viene del corazón. No solo está donando dinero para que los estudiantes paguen sus matrículas, está invirtiendo en su futuro, en la próxima generación de líderes, artistas y pensadores. Imaginen el impacto que puede tener un gesto así en la vida de un joven que, de otra manera, no tendría las oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Según lo que he podido averiguar, Neslihan colabora con varias organizaciones benéficas y fundaciones que se dedican a identificar estudiantes con talento y sin necesidades económicas. Estas organizaciones se encargan de administrar los fondos y asegurar que lleguen a las personas adecuadas. Creo que este es un enfoque inteligente, porque le permite a Neslihan enfocarse en lo que mejor sabe hacer, actuar e inspirar a otros, mientras que los expertos se encargan de la logística. Además, no se trata solo de dinero. Neslihan también se involucra personalmente con algunos de los estudiantes que reciben su apoyo. Les ofrece mentoría, les da consejos sobre sus carreras y les sirve como un modelo a seguir. Esto es realmente invaluable, porque estos jóvenes no solo necesitan ayuda financiera,
sino también el apoyo emocional y la orientación de alguien que ha logrado el éxito y que se preocupa por ellos. En este mundo a menudo cínico, es refrescante ver a una celebridad como Neslian utilizar su plataforma para hacer una diferencia positiva. Lo que es aún más admirable es que lo hace de manera silenciosa y sin buscar reconocimiento. Eso, mis amigos, es verdadera generosidad. Ahora, pasemos a la posible svolta en su carrera. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Como saben, Neslian ha demostrado ser una actriz increíblemente versátil. Ha interpretado papeles dramáticos, románticos y hasta cómicos. Pero parece que ahora está buscando nuevos desafíos, algo que la saque de su zona de confort le permita explorar nuevas facetas de su talento. La idea de que se dedique al teatro es particularmente emocionante. El teatro es una forma de arte muy diferente a la televisión. Requiere una conexión mucho más directa con el público una capacidad para improvisar y reaccionar en tiempo real. Es un terreno fértil para el crecimiento actoral. Creo que Neslian tiene el potencial de brillar en los escenarios. Imaginen verla interpretar un papel clásico, como Lady Macbeth o Antígona. Su intensidad emocional y su capacidad para transmitir emociones complejas serían perfectas para este tipo de personajes. Por supuesto, sería una oportunidad para mostrar su talento a un público diferente, a personas que quizás no ven telenovelas turcas pero que aprecian el arte del teatro. En cuanto a la posibilidad de que protagonice un film dramático, también me parece una opción muy atractiva. Creo que Neslian tiene la capacidad de interpretar personajes femeninos fuertes y incomplejos, mujeres que luchan contra la adversidad y que superan obstáculos. Un papel así le permitiría explorar temas importantes y conectar con el público a un nivel más profundo. De hecho, he escuchado rumores de que está considerando un proyecto que trata sobre la violencia doméstica. Este es un tema muy delicado, pero creo que Neslian podría abordarlo con la sensibilidad y la empatía necesarias. Sería una forma de crear conciencia sobre este problema y de dar voz a las víctimas. En última instancia, la decisión de qué proyecto elegir dependerá de muchos factores, incluyendo el guión, el director y el elenco. Pero estoy segura de que Neslian tomará una decisión informada que elegirá un proyecto que la inspire y la desafíe. Como sus fans, estaremos ahí para apoyarla en cada paso del camino. Ahora, el momento que todos estaban esperando. Hablemos de la presunta paz con Burak Özçivit. Este es un tema que ha generado mucha controversia y especulación, así que vamos a analizarlo con cuidado. Como recordarán, las tensiones entre Neslian y Burak se hicieron públicas durante las grabaciones de Kara Sevda. Hubo rumores de desacuerdos creativos, conflictos de personalidad y hasta celos profesionales. Los medios de comunicación se encargaron de exagerar la situación, creando una narrativa de rivalidad y animosidad. La verdad es que nunca sabremos exactamente qué pasó entre ellos. Solo Neslian y Burak conocen los detalles de sus interacciones y los motivos de sus desacuerdos. Pero lo que sí sabemos es que la situación creó un ambiente incómodo en el set que afectó la dinámica de la serie. Después de que terminaron las grabaciones de Kara Sevda, Neslian y Burak tomaron caminos separados. No se les vio juntos en eventos públicos y no hicieron comentarios el uno del otro en entrevistas. Parecía que la ruptura era definitiva. Sin embargo, en los últimos meses han surgido señales de que podría haber un deshielo en sus relaciones. Como mencioné antes, se saludaron cordialmente en un evento público. Este fue un gesto pequeño, pero significativo, que demostró que al menos estaban dispuestos a ser amables el uno con el otro. También he escuchado de fuentes cercanas a los actores que ha habido intentos de mediación y reconciliación. Al parecer, amigos comunes y colegas del sector han tratado de acercarlos y de ayudarlos a superar sus diferencias. Es importante recordar que Neslian y Burak son ambos adultos y profesionales. Han trabajado juntos en un proyecto muy exitoso y han compartido experiencias intensas.
Es posible que, con el tiempo, hayan llegado a una mayor comprensión del otro Y que hayan aprendido a perdonar Y a seguir adelante. Creo que es poco probable que se conviertan en mejores amigos. Pero es posible que puedan llegar a un acuerdo de paz Y que puedan mantener una relación cordial Y respetuosa. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos en otro proyecto. En cualquier caso, debemos respetar su privacidad Y dejar que resuelvan sus diferencias a su propio tiempo Y a su propia manera. Y como fans, podemos esperar lo mejor Y apoyar a ambos actores en sus carreras individuales. Así que ahí lo tienen, mis amigos. Un análisis más profundo de las noticias sobre Neslihan Atagul. Espero que hayan encontrado este video informativo y entretenido. Recuerden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan de todo esto. Me encanta leer sus opiniones. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Su apoyo es fundamental para mí. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.